di nuovo qui. Ciao Eccoci. Simona. Ciao Nico, bentornati anche a voi che ci sopportate. Di nuovo qui nel nostro bar preferito caffè, dirti voglia, Il- sempre per sì, questa abitudine che abbiamo. Caffè Strasse Caffè 33. 33, sì. Non abbiamo mai detto perché questo nome, ma È un mistero che lasceremo, come dire, velato per un po' di tempo, poi magari quando raggiungeremo le 1000 visualizzazioni. mamma mia, come sei positivo. Sì, beh, speriamo di raggiungerne anche di più. Sì. Allora, come di solito siamo qui per fare quattro chiacchiere, per parlare di notizie anche curiose, diciamo. Diciamo più che altro per far parlare te Sì, di per far notizie parlare curiose te, che sì, che leggi, a volte ecco. leggo e mi rimangono in mente. Eh, Diciamo che questa notizia è di un po' di tempo fa, però è stata in qualche modo è ritornata in auge proprio perché a volte ci sono delle situazioni che ricordano queste cose strane. sì. Vi dico di cosa si tratta. È la storia di un uomo, il nome è James Verone, quindi si capisce che è forse di origini italiane, però vive in America, che praticamente ha deciso di rapinare una banca. Mamma mia. Uno dice, beh, è un'azione molto forte, però ha rapinato la banca per $1. È una Sì, cosa un spiega po' bene anche com'è comica. andato. Non è che si è presentato con una pistola oppure ha minacciato No, qualcuno. Ha no, ha preso il detto ticket e ha aspettato e ha seduto il suo aspettato. È turno. vero, ha aspettato il suo turno e ha detto Dici. per favore mi dia $1 e basta, questa è una rapina. Dopodiché, dopo aver preso questo dollaro, si è seduto e ha aspettato che arrivassero le forze dell'ordine. Ecco. È una cosa un po' insolita, ma quello che è più strano è la motivazione che c'è dietro. Cioè lui ha fatto questa cosa perché voleva andare in galera. E come Uno mai dice. in galera? Non è che è uno dei posti migliori dove poter vivere? Come Lui mai? Poi in aveva America. dei problemi fisici, un problema al petto, aveva due dischi rotti, due vertebre rotte anche e un disturbo al piede. Però sappiamo che in America se non hai un'assicurazione sanitaria buona, in realtà tu non puoi fare niente per problemi di una entità piccola o media. No, Lui lo puoi fare solo che deve avere un'assicurazione sanitaria. oppure paghi privatamente, Paghi, come in naturalmente altri però se posti. non hai dei soldi cosa fai? Come ha fatto il signor Verone, cioè Si è fatto arrestare fatto perché le uniche arrestare cure praticamente che si possono ricevere sono in in prigione, carcere, in perché in carcere. carcere, diciamo, per la legge deve essere offerta una, come dire, assistenza sanitaria Sì. ai carcerati. Però diciamo che il signor Verone è rimasto male, era un po' in disappunto perché in realtà lui sperava di ricevere una pena di 3 anni e E invece invece è stata veramente una pena di pochi irrisoria di mesi. pochi mesi, Perché lui addirittura aveva poi calcolato che per 3 anni poteva ricevere le cure e quindi potersi, è no, vero, è vero, curare. è vero. È vero che questa cosa in realtà fa un po' sorridere, però il fatto che sia una notizia che poi è stata riportata su varie testate giornalistiche ha fatto venire fuori sia un problema sanitario, ma anche di come una persona per cambiare la propria situazione, che a volte può essere spiacevole, può Sì. essere anche, come dire, estrema, o a volte proprio perché magari non ce la fa più di vivere una situazione che per altri magari è normale, e fa azioni estreme. Sì. È un po' strana questa cosa, però se poi noi ci mettiamo un attimino a riflettere, io credo che ci sono tanti esempi di persone che magari hanno fatto delle scelte, non dico così estreme, però scelte strane. Sì, poi comunque anche nella filmografia ce ne sono, no? Di storie che vengono raccontate attraverso le immagini, anche storie vere, no? Come nel film Into the Wild, per esempio, Sì, questo desiderio di cambiare la propria vita, di
Ecco, questo è un estremo, perché comunque Sì, non è che cambia la sua vita, una quindi persona carriera professionale, appena oppure cambia laureata, paese. famiglia benestante, che decide di vivere in mezzo alla natura. Non so se è un film che avete visto, io vi consiglio di vederlo. Assolutamente sì. Però in realtà l'epilogo non è dei Sì, migliori. anche Vabbè, in non... Forrest Gump, per esempio, no? C'è Sì, questo cambiamento, cioè lui decide, no, di fare un'azione per poter cambiare. sì, la sua vita. Beh, diciamo che effettivamente a volte esistono delle azioni estreme che lasciano un po' il tempo che trovano, nel Però senso guarda che caso, anche nei film che ho citato adesso, che mi è venuto in mente, sono film che prodotti dall'America e che comunque sono ambientati in America. Quindi l'America resta, non so se ancora oggi, no? sì, Resta uno di quei paesi dove tu ti devi fare un mazzo tanto per poter vivere in maniera sì, è vero. Beh, adeguata, o comunque ti porta, non lo so perché, ci sono stata in vacanza, ma non è che ci ho vissuto. Non so perché comunque tante storie vengono beh, da un sì, paese come, vengono, sì, che è ti portano a un vero. cambiamento forte, drastico, Beh, ecco, come in questo caso la storia che richiede comunque, cioè io non avrei il coraggio di andare beh, ci in sono, banca, tu immaginati in banca a Perugia, sì, oppure da qualche parte, mi dia un euro. sì, beh, Poi diciamo, per sì. andare al carcere di Caparne, Beh, non so beh, se... vabbè, comunque diciamo che da noi Vabbè, c'è tuo comunque cugino, c'è forse. il fatto che a volte ci sono molte persone, diciamo, dalla vita discutibile oppure della criminalità organizzata che magari a un certo punto decidono di pentirsi, Sì. ma poi si scopre che lo fanno perché stanno talmente male che avere delle cure in Eh, maniera normale non sarebbe o avere possibile. protezione in carcere. Ecco, quindi sì. Beh, come nel film di Totò, no? Che Sì, lui è vero, è faceva... vero. Però diciamo che sì, a volte ci sono delle persone che decidono di cambiare totalmente la propria Mhm, vita. sì, Come hai detto tu, ci sono anche dei film, c'è anche il segreto della felicità, quello sì, è vero. no, di Will Smith. Mhm. Oppure ci sono anche persone che decidono magari di vivono, magari hanno un'azienda, sono degli imprenditori, oppure sono persone che vivono una vita, tra virgolette, normale, poi a un certo punto lasciano tutto per andare a vivere magari o in un altro paese Sì, e ricominciare da capo, esatto. un po' come abbiamo fatto Come abbiamo noi, fatto noi. oppure addirittura di andare a vivere in mezzo ai boschi. Sì, poi notizia Di un po' di tempo fa, no, sì. che tuttora se ne parla anche Beh, sì, in diciamo Italia, di no? Di quella questa famiglia famiglia che ha che è scelto di andato... vivere. Però io, riguardo a quella notizia, Beh, non lo so sì, se secondo me poi questa famiglia è talmente tanto pubblicizzata che comunque sia potrà ricevere dei soldi dai vari giornali, come già sappiamo, oppure dai programmi televisivi che vanno in onda il beh, pomeriggio, no? sì, Per avere l'intervista. Quindi questa famiglia probabilmente renderà la sua baracca, consentitemi adesso perché loro stessi la chiamano così, no? Penso una reggia. ma oddio, io sì, Però può essere sì, possibile, però trovo questa scelta molto interessante. Il bisogno di vivere nella natura, nello stare a assolutamente. contatto, anche i bambini, no? Ci sono bambini che oggi vivono in città e non sanno nemmeno come è fatta una gallina, per Certo, è esempio, vero, no, no? ma più che altro diciamo che la cosa interessante è il fatto che diciamo che sì, è vero, loro potrebbero anche decidere di avere una reggia, ma forse la loro scelta è stata proprio questa, Sì, di vivere nel nel minimalismo, minimal, sì, sì, proprio perché a assolutamente. volte oggi veramente con il superfluo Sì, e quindi persone che magari fanno una scelta controcorrente per la società non vanno molto bene. no, Quindi infatti, diciamo che sì, sì. sì, però è effettivamente cioè, interessante a volte nella vita come esistono delle strade che possono cambiare totalmente e rendere la vita totalmente diversa. Sì, Quindi assolutamente sì. è importante. Non so, ci interesserebbe sapere se voi avete fatto un cambiamento importante
che può essere dal semplice cambiare lavoro oppure addirittura cambiare, come nel nostro caso, paese e quindi ricominciare anche da zero, oppure proprio decidere di lasciare tutto e andare a vivere in mezzo ai boschi. O in spiaggia. Spero di che non abbiate deciso di andare in galera, questo magari sarebbe un cambiamento, però non si sa mai. Però a volte si dice, no? Mamma mia, questo mese proprio sono arrivata proprio col fiato corto, no? Quando per Sì. esempio ti arrivano bollette, robe, magari succedeva più in Italia che qui, no? E dici, mamma mia, guarda, conviene andare in galera, perché Sì, almeno c'hai vitto e alloggio, sì, no? anche se in realtà poi anche quello si paga, ma magari questa è una cosa di cui riparleremo È un'altra vero, volta. è Sì, vero, non è sì. che la galera è totalmente gratis, come uno può Per pensare. esempio? Vabbè, è qualcosa di cui parleremo, anche perché è un argomento abbastanza... Cioè, è una cosa che mi interessava? No, lui non la dice, vabbè. Siamo Allora, qui fondamentalmente per fare quattro chiacchiere e prenderci cioè, le sue. un caffè. Ecco. E questo è il nostro Allora dai, obiettivo. prendiamoci sto caffè. Fateci sapere comunque cosa ne pensate e che cambiamenti avete fatto. Sì. E Ok. noi vi diamo appuntamento alla prossima, se ci sarà. Sì, assolutamente. Noi in galera. Speriamo naturalmente di trovare un argomento che possa interessare quelli che di voi invece non sono interessati all'argomento di oggi. Vabbè, Vabbè, così. ok. Ciao. Ciao.